Ciao a tutti, io sono Nelirfa e oggi mi trovo sul server test di New World. Oggi vi parlerò di un nuovo oggetto che sarà introdotto nella prossima patch, ossia i frammenti ombrosi. Questi oggetti ci serviranno per andare a upgradare la nostra armatura, quindi armatura e armi e gioielli, da un livello 600 a un livello 625. Dunque ragazzi, come sapete al momento il livello massimo del nostro Gear Score è 600, ma con la prossima patch importante potremo appunto raggiungere il livello 625, riuscendo a droppare appunto i frammenti ombrosi. Ora vediamo come possiamo andare a ottenere appunto questi frammenti. Dunque, come possiamo ottenere questi frammenti ombrosi? Possono essere ottenuti in tre modi diversi. Completando quindi le spedizioni mutate, ci ricompenseranno appunto di frammenti d'ombra. Maggiore il livello di difficoltà e maggiore il punteggio raggiunto, più frammenti andremo a guadagnare. Un altro metodo è la creazione di un oggetto con un punteggio di equipaggiamento 600, ti ricompenserà con frammenti d'ombra se hai anche un'esperienza di 600 o superiore per quello specifico slot di oggetto. Poi tramite l'apertura delle casse di gesso, queste quando saranno aperte ci forniranno un tot numero di frammenti d'ombra. Però l'esperienza dell'oggetto, quindi dello slot, dovrà essere sempre 600 o superiore. Dunque ragazzi, qui sul server test è già possibile, andando a completare tutte queste tre operazioni che vi ho appena elencato, acquisire appunto i frammenti d'ombra. Probabilmente saranno introdotti ufficialmente sul server normali del gioco verso la fine di gennaio o la prima settimana di febbraio, almeno per quanto riguarda i rumors a riguardo. Quindi ragazzi, per poter andare a utilizzare i frammenti d'ombra dovremo avere equipaggiati oggetti, chiamiamoli così, di livello 600 o superiore. In alternativa, se ancora non abbiamo raggiunto quel determinato numero, quindi il 600, non potremo andare a utilizzare. Quindi ragazzi, praticamente per ogni pezzo d'armatura dovremo avere un tot di frammenti. Ogni tot di frammenti ci permetterà di aumentare di un punto il nostro punteggio di attrezzatura. Ora vediamo quanti frammenti ci occorrono per andare a livellare e quindi portare la nostra attrezzatura da 600 a 625. Dunque vi anticipo subito che appena andranno a introdurre questa patch ci sarà da farmare tantissimi frammenti d'ombra. Ora vediamo nello specifico quanti. Dunque qui è il punteggio che parte da 600, quindi da 600 per arrivare a 601 ci servirà semplicemente un punto frammento, ma da 601 a 602 ce ne serviranno 2 e da 602 a 603 ce ne serviranno 3, fino ad arrivare al limite massimo che è 624-625, che ce ne vorranno ben 2500, questo per ogni singolo pezzo quindi di armatura, per quanto riguarda le due armi e per quanto riguarda tutti i gioielli. Quindi vedete quanti frammenti ci andranno a occorrere per portare il nostro gear a 625. Dunque adesso vediamo quanti frammenti possiamo ottenere dai nuovi dungeon, ossia i mutatori o mutators, adesso non so come saranno ben tradotti in lingua italiana. Come avevo spiegato, i nuovi dungeon, quindi i vecchi, però saranno possibili da poter fare in diverse modalità e quindi difficoltà che vanno dall'1 al 10. Ovviamente possiamo andare a farli con minor tempo o andando a seguire degli obiettivi, ma questo l'avevo già spiegato in un precedente video. Naturalmente più saremo bravi a compiere questi appunti obiettivi, più saranno i frammenti che andremo a trovare all'interno del nostro inventario. Dunque allora 10 modalità, quindi diverse difficoltà,
dalla più semplice che sarà di livello 1 alla più difficoltosa che sarà di livello 10. All'interno di ogni livello della mutazione puoi ricevere ricompense, quindi bronzo, argento o oro, in base alle tue prestazioni nel dungeon. Ora vi farò vedere una tabella dove vi delinea quanti frammenti potrai ricevere in base al livello di difficoltà della mutazione e anche in base alle prestazioni del tuo gruppo all'interno di esso. Allora, secondo questa tabella, ammettiamo che andiamo a fare il Dungeon Mutator di livello 1, quindi il minima difficoltà. Quindi in base ai nostri progressi, quindi a come ci siamo comportati all'interno, possiamo ottenere il bronzo, argento e oro. Allora, il bronzo ci darà 27 frammenti, l'argento 33 e l'oro 40. Quindi potete notare da questa tabella che mano a mano che andremo a aumentare la difficoltà andremo anche a avere ricompense migliori. Infatti al 10° livello, che è l'ultimo, il più difficoltoso, per quanto riguarda il bronzo avremo 4.000 frammenti, l'argento 5.000 frammenti e l'oro ben 6.000 frammenti. Dunque, per farla breve, nella prossima patch dovremo veramente passare la nostra esistenza all'interno di questi nuovi dungeon, tra virgolette nuovi, perché appunto dovremo prenderci pratica a migliorare i nostri tempi, a fare un lavoro di gruppo, quindi migliorare come team, in modo da poter aumentare la difficoltà e avere sempre maggiori ricompense. Dunque adesso andiamo a vedere una tabella. Se andiamo a creare le sfere di gesso, quanti frammenti riusciamo ad ottenere. Dunque ragazzi, a primo acchito sono veramente inferiori rispetto ad andare a fare i dungeon mutati. Allora vi leggerò i primi livelli: 603 fragmenti, 601 3 fragmenti, 602 3 fragmenti, 603 4, 604 4, per arrivare poi a 625 che ne avremo 200. Quindi terzo metodo tramite il crafting, quindi la creazione di oggetti. Dovremo però andare a creare oggetti di livello 600 ed ecco la tabella, che anche questo è un altro metodo che non ci dà tanti frammenti. Va bene ragazzi, questa è la tabella, come potete vedere se ne fanno sicuramente meno che andare a fare i dungeon. Quindi il metodo migliore per poter accumulare il numero massimo di frammenti è essere bravissimi a compiere nel miglior tempo possibile e quindi avere la medaglia d'oro e i dungeon mutati. Quindi adesso dovremo affrettarci ad avere il 600 di punteggio di attrezzatura e comunque se avete delle domande fatemele qui sotto nei commenti. Se ancora non l'avete fatto, naturalmente iscrivetevi al canale perché arriveranno altri importanti video. Ciao a tutti e alla prossima!